Amici, ben ritrovati ancora una volta da Iber Marti, eccomi qua. Oggi sono qui a parlare non di musica, ma di un bellissimo robot da cucina, il Monsieur Cuisine Smart della Silvercrest, che potrete trovare nelle catene Lidl. La mia esperienza, il robot da cucina parte con il Bimby TM31, passa al Bimby TM5, fino al Bimby TM6. Da qualche mese questo è un Monsieur Cuisine Smart. Voi sapete che il primo robot a fare tutte queste cose è stato il Bimby, che il suo brevetto è scaduto dopo 10 anni e dopo 10 anni sono nati tanti altri robot da cucina, tipo il Monsieur Cuisine, tipo il Mambo Touch e tanti altri, con prezzi molto differenti. Allora oggi voglio farvi una recensione onesta, perché credo che solo in questo modo posso accontentare tutti gli utenti che mi hanno chiesto di recensire qualche altro robot da cucina a prezzi minori. Partiamo che il Bimby TM6 costa 1449 euro contro i 449 euro del Monsieur Cuisine Smart. Cosa mi è piaciuto? Ok, quindi quali sono le differenze che mi hanno fatto apprezzare questo Monsieur Cuisine Smart venendo da Bimby TM6? Prima cosa, il robot è un pochino più grande, quindi questo potrebbe essere un contro, ma è stabile. Una cosa che ho apprezzato rispetto al Bimby, il fatto che non ha i manici sopra con la chiusura a gancio automatica, che spesse volte fa sprecare tempo, è più difficile da pulire. Il fatto di avere sotto al robot, ok, le ventose, in modo che si aggrappa alla superficie dove lo appoggiamo e non si muove. Questa cosa è bellissima e, diciamo, viene a vantaggio quando facciamo gli impasti, quelli più duri, e sappiamo che il Monsieur Cuisine Smart riesce a impastare fino a 1 chilo di farina, mentre nel Bimby TM6 noi abbiamo la mano sopra perché questo robot da cucina vola fuori dalla finestra. Qui il motore si muove ma rimane incollato con le ventose alla base di appoggio. Un'altra chicca secondo me che fa la differenza, ragazzi, perché sono le piccole cose che fanno la differenza. La scelta fondamentale di questo robot rispetto al Bimby TM6 può essere fatta anche dalle dimensioni del boccale. Questo boccale è un boccale da 4 litri, mentre il Bimby ha un boccale da 2,2 litri. Quindi con il Bimby cuciniamo per 2-3 persone, 4 risicate proprio. Con il Monsieur Cuisine Smart andiamo a cucinare fino a 6 persone, porzioni normali. Una cosa che mi è piaciuta, la qualità costruttiva, che è similare al Bimby. Belle le plastiche, le ho messe in lavastoviglie a 65 gradi parecchie volte, bellissime. Il fatto che il boccale ha le maniglie laterali, non solo quella avanti, no? Quindi quella classica, ma le maniglie laterali, perché quando, diciamo, lo riempiamo bene di mangiare, ecco qui che pesa e quindi queste maniglie ci aiutano a trasportarlo. Il fatto che ha una farfalla, quindi la classica farfalla con le solite funzioni, quindi dalla parte orario, taglia, antiorario, mescola, uguale come il Bimby. Diciamo che questo è l'antagonista del Bimby, quindi ha tutte le funzioni. Il fatto che ha un bellissimo coperchio pesante con la guarnizione estraibile, mentre sappiamo che il Bimby TM6 ha il coperchio con la guarnizione fusa. Questo è un pro e un contro, perché la guarnizione fusa fa sì che comunque il coperchio una volta appoggiato è sicuro e a posto. Con la guarnizione così dobbiamo stare attenti che la guarnizione comunque è appoggiata in maniera giusta. Classico tappetto che noi possiamo inserire, avvitare e non cade. Abbiamo la farfalla per montare le creme, quelle particolari, per andare a fare la panna montata. Il cestello non con il coperchio come il Bimby TM6, ma con il manico. Una cosa che mi è piaciuta, adesso vi dico, rispetto al Bimby TM6, la grandezza del boccale fa sì che il prodotto all'interno non fuoriesca, difficilmente fuoriesce. Mentre nel Bimby TM6, essendo piccolo, molte volte noi le ricette per farne un po' di più magari le raddoppiavamo.
E questa cosa ha fatto sì che il Bimbi è stato richiamato non come macchina, quindi da sostituire, ma come sistema operativo che ha corretto alcune ricette che potevano andare a ustionare le persone, quindi con la fuoriuscita di cibo dal boccale. Ovviamente se te hai la mano e stai lì vicino potresti scottarti, ma potresti anche rovinare il robot stesso. Un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo è il varoma, che è lo stesso identico del Bimbi, quindi il primo vano, poi c'è, aspettate che adesso cerco di non far casino, il secondo vano e poi c'è il coperchio, ma la cosa figa, anche se questo occupa un pochino di più perché ha sotto la parte del coperchio, può essere incastrato e quindi quando ci potrebbe essere magari bollendo eccetera eccetera, a me è capitato spesso che bollendo magari delle piccole fuoriuscite di acqua, anche facendo, che ne so, le verdure al vapore sopra, qui l'acqua non fuoriesce perché va dentro al varoma, ok? E rimane dentro al boccale. Questa è un'altra cosa, secondo me, piccole chicche che lo fanno anche unico come robot da cucina. Cosa mi è piaciuto? Il display, fenomenale, 8 pollici, touch, capacitivo, molto reattivo rispetto al Bimbi TM6, che no? Stai più a pigiare. Ma anche il livello di grafica mi è piaciuta, molto più fresca, molto più giovanile, ti fa vedere la ricetta, anche le ricette magari non con il video, però sono un pochino animate. C'è sempre qualcosa in più. Parliamo di Bimbi TM6 sistema operativo Linux, mentre il Monsieur Cuisine Smart sistema operativo Android. Si aggiorna costantemente e quello che avrei preferito magari avere la personalizzazione della grandezza dei font, quindi per ciecati come me andare un pochino ad allargare. Però devo dire su questo è stato un robot intelligente. Parte oggi con 700 ricette da cucina guidate, alcune sono anche video, completamente gratuite, non c'è bisogno di nessun abbonamento rispetto al Bimbi che hai bisogno di fare l'abbonamento a Cookidoo per avere le ricette guidate. Il fatto che ha svegliato il Bimbi, voi dite ma com'è possibile? Sì, perché comunque lui è stato il primo robot ad avere le ricette personalizzabili e non solo, le ricette che ti puoi fare dal sito, metterle dentro e poi averle sul robot e condividerle con la community. Il fatto di avere le ricette che puoi scegliere per quante persone farle, 2, 4, 6. Questa è una figata, sono piccole cose, ma che ha stuzzicato un pochino al Bimbi. Ha detto, Bimbi, guarda che è l'ora che ti svegli perché qui devi andare avanti, non sei più da solo. E quindi questa è stata una delle cose anche belle importanti. Il fatto comunque di avere queste ricette gratuite, di avere le ricette che ti danno la community e che poi la Silvercrest va a guardare, controllare e a pubblicarle per tutti, quindi vengono visionate, il fatto che la Silvercrest mette 30 ricette mensili nuove, ovviamente originali, fatte da loro. Alcuni mi hanno detto che le ricette sono, alle volte non sono perfette. Anche a me mi è capitato con il Bimbi di avere ricette non proprio precise, quindi voglio dire, sì, sicuramente il Bimbi dalla parte dell'ecosistema di ricette eccetera ha una marcia in più pagata, qui ovviamente si sente un po' la mancanza, però diciamo che potete andare nell'ecosistema dei forum, dei social che parlano di Monsieur Cuisine, ci sono tantissimi che lo hanno acquistato proprio per il prezzo allettante ed avere tantissime ricette anche Bimbi da poter portare qui, perché questo robot fa le stesse cose, non è che cambia, voglio dire. Sono uscite insieme queste, addirittura il tagliaverdure che nel Bimbi è uscito da poco, è uscito anche da poco per il Monsieur Cuisine, quindi abbiamo comunque le ricette e gli accessori che escono quasi in parallelo, gli aggiornamenti software che vengono fatti anche a livello di sistema operativo per aggiornare tutte le funzioni. Io voglio dire, ormai sono 4 mesi che ho questo robot e sono contentissimo. Quindi secondo me una scelta importante soprattutto al prezzo, ragazzi. 1/4 del Bimbi. Cos'è che mi manca del Bimbi? Del Bimbi mi manca
l'ecosistema delle ricette del cookie dough. Però è anche vero che l'ecosistema delle ricette era un ecosistema a pagamento. Quindi paghi il robot 1440 euro, paghi, non so se era 60, 59, 60 euro all'anno di ricette del cookie dough. È tutto un pagare, voglio dire. Questa cosa mi ha fatto storcere il naso perché all'inizio il cookie dough costava molto meno. Poi mano a mano è cresciuta fino ad arrivare quasi a 60 euro l'anno. E quindi io questa cosa non mi è andata molto giù. Per quanto riguarda, io ho lavato tutto il lavastoviglie e quindi a 65 gradi, senza nessun tipo di problema. Nel sito potete trovare tutti gli accessori che vengono spediti in 3 giorni, quindi dal boccale alla farfalla, al cestello, al tappino, al tappo sopra, alla farfalla, al varoma. Voglio dire, senza anche svenarvi con costi molto molto diversi dalla Fallwork, molto diversi, quindi parliamo di prezzi accessibili a tutti. E un'altra cosa importante che voglio dire, che io con il mio Bimby TM6 ho avuto qualche esperienza negativa, dal fatto delle fuoriuscite dei prodotti, dal fatto che mi si era spaccata la plastica con un po' di marmellata che era uscita, tolta subito con la spugna, ma si era proprio spaccata, col fatto che comunque dopo 3 anni la farfalla cominciava a sbarellare, ovviamente, no la farfalla scusate, il gruppo coltelli, e non l'ho usato tantissimo, non è che io ci cucino tutti i giorni, voglio dire. Le plastiche, i lavastoviglie un pochino avevano perso la loro forma originale, quindi la loro fattezza, quindi un pochino più ovalizzate. Secondo me nel Bimby era più qualitativo a livello di plastiche di costruzione il Bimby TM31 e TM5. A livello di motore ovviamente non si può dire niente, perché la Fallwork noi sappiamo che oggi usciamo di casa e troviamo i pezzi di ricambio dappertutto, ma questo robot oggi lo compriamo e abbiamo 3 anni di assistenza Lidl. Se succede qualcosa la Lidl ce lo cambia nuovo, cioè, loro non vogliono sapere, cioè noi lo spediamo e loro ce lo danno nuovo. Certo è una tempistica diversa, però il gioco potrebbe valere la candela con 449 euro di robot. Io l'ho preso a 400 euro in sconto e non ho avuto problemi. Quello che dico, state attenti, quando voi andate, questo è un boccale molto più grande, quasi il doppio di quello del Bimby, quando andate ad adattare le ricette della Bimby sul Monsieur Cuisine, quelle ricette che portano ad ebollizione, quindi quelle col calore, ci vuole un po' più tempo. Faccio un esempio, la crema pasticcera nel Bimby TM6 l'avete finita, quindi precisa, 7 minuti, 8 minuti. Sul Monsieur Cuisine Smart la crema pasticcera fatta uguale con la stessa ricetta del Bimby l'avete diciamo perfetta con 13 minuti, proprio perché il boccale, essendo più grande, arriva a temperatura dopo. Detto questo, ragazzi, io rimpiango il Bimby? No, non rimpiango il Bimby perché è un robot da cucina che mi permette di fare le stesse cose. Io non sono una persona che lo utilizza tutti i giorni, quindi fanatico che sta lì a fare miliardi di cose. Comunque ho la dimestichezza di poter prendere una ricetta, ho creato delle ricette e quindi già dentro ce ne sono tante, in continua espansione. Quelle che mi interessano le faccio. È vero che il Bimby ha 70.000 ricette, ma voglio dire, quelle che facciamo sono sempre una ventina, trentina, quarantina, 50 ne vogliamo fare? Voglio dire, sono sempre quelle. Quindi è vero che lì hai tutto il mondo, però ha un prezzo da pagare questa cosa qua. E quindi questo è un robot che io consiglio e che vedo vendutissimo dappertutto. Perché dappertutto? Perché se andate nei forum voglio dire, di internet, quindi nel Monsieur Cuisine, nei vari social, vi rendete conto di quante persone hanno il Monsieur Cuisine e quante si trovano bene. Alcune sono passate dal Bimby al Monsieur Cuisine. Quindi voglio dire, la garanzia è 3 anni, in questi 3 anni può succedere di tutto, è vero, però è anche, vi do anche questa dritta, no? Allora, oggi i robot da cucina non durano più come prima, nel senso che a livello tecnologico anche il Bimby, il primo Bimby, il TM31, ha durato 10 anni, il TM5 ne ha durati 5, il TM6 ne dura 5 e poi esce il TM7. Quindi per stare a passo con la tecnologia, e se uno gli piace anche a livello, no, come me che è appassionato, sapete, un conto è spendere, no, 1440 il prezzo del Bimby TM6 oggi, quindi non so quanto costerà il Bimby TM7, e un conto spendere
450 euro, anche perché un robot da cucina come questo, tenuto bene per 3 anni, poi vuoi fare il modello nuovo, lo rivendi, 200 euro ce li fai e ai 250 euro hai il modello nuovo, se vuoi essere aggiornato, no, con la tecnologia e avere un prodotto nuovo. Quindi ragazzi, io vi consiglio di provarlo. È una recensione molto sincera. Il bimbi, rimane nella punta di diamante, ma secondo me ha tante piccole pecche che potrebbero essere aggiustate magari col modello nuovo, a partire da un boccale più grande, dalle ventose, da un sistema operativo più smart, più anche bello da vedere visivamente. Io dico questa cosa qua, questo robot è per tutti, il bimbi no. Ecco, questo robot, chi si vuole togliere lo sfizio, oggi va, lo compra e lo porta a casa e ci si diverte. Il bimbi è un robot da cucina molto più impegnativo a livello economico. Detto questo, amici, grazie per avermi seguito fino adesso, ok, per questa recensione Bimbi DM6 contro Monsieur Cuisine Smart, anzi forse sarà il contrario, Monsieur Cuisine Smart vs Bimbi DM6. E vi dico questa cosa qua, questa sezione di robot da cucina, che è nella mia playlist di YouTube, verrà sempre ampliata, quindi vi farò vedere anche un pochino quali sono i menu. Ecco, ve lo faccio vedere, scusate, ce l'ho, i menu di questo Monsieur Cuisine Smart, e quindi andremo a raccontarvelo come so fare io, proprio in maniera tranquilla e voglio dire simpatica. Detto questo, amici, io vi saluto, un abbraccio grandissimo da Eber, al prossimo video.